Stadio di San Siro, ore 21, prima sfida nella storia tra Milan e Rennes, due squadre che condividono solo i colori sociali, il rosso e il nero. Benvenuti al match preview di Milan-Rennes, il primo match preview dell'edizione di quest'anno di Europa League per i playoff, i 16esimi di finale, l'andata appunto tra Milan e Rennes, due squadre che non si sono mai trovate a sfidarsi in campo europeo. Per questo motivo ho deciso di portarvi un preview un pochino diverso. Intanto vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi, di supportare noi di Radio Rossonera, questo format, insomma, per voi costa poco, per noi mettere un like eccetera, per noi è veramente importante, ci fa capire il supporto che ci date e ci fa capire ci fa sentire la vostra vicinanza, quindi vi ringrazio per tutti i commenti, like che lasciate al preview e che lasciate in generale a tutti i contenuti. Vi dicevo che sarà un preview un pochino diverso. Perché? Perché sarà un preview un pochino diverso? Perché con il Rennes non abbiamo mai giocato. Come vi dicevo, sarà un preview leggermente diverso, perché sarò io in prima persona a portarvi in un viaggio dentro il mondo del Rennes, un viaggio che parte dalla storia, che vi farà capire perché questo club è diventato grande negli ultimi anni, un viaggio che continuerà nel fiore all'occhiello di questa squadra e di questa società, il vivaio, che continuerà nella rosa e che finirà poi con il modo di giocare, insomma, con qualche analisi tattica, qualche numero, qualche statistica sul Rennes di questa stagione. Partiamo subito a sto punto. Storia. Eccoci pronti a cominciare questo piccolo viaggio nel mondo del Rennes. Da dove partire se non dalla storia di questo club, dalla passata alla recente e dai numeri e dai risultati che sta ottenendo la squadra nella stagione in corso. Stade de Rennes Football Club, che chiamerò Rennes per ovvi motivi legati al tempo, è la squadra della città di Rennes, capoluogo e cuore pulsante della Bretagna, bellissima parte nel nord-ovest della Francia, popolata da tanti studenti universitari, perché sono ben circa 60.000 gli studenti universitari che popolano questa bellissima città. Il club nasce nel 1901 e nasce dalla fusione dello Stade Rennes e del Football Club Rennes, e mai come in questi ultimi anni a livello sportivo il club riesce ad essere competitivo ai massimi livelli. In Francia, dopo i fasti degli anni 60, nei quali il Rennes riuscì a vincere per ben 2 volte la Coppa di Francia, i Rennes e i suoi tifosi hanno attraversato dei periodi non facili, diversi anni fatti di difficoltà economiche, prima che arrivò un personaggio molto importante a livello francese ma anche a livello mondiale a salvarli, un grande imprenditore che, come è successo anche ai rossoneri di Milano, prese in mano la squadra e la portò a vincere, non tanto come abbiamo vinto noi con la proprietà Berlusconi, ma probabilmente, si spera, per i nostri avversari arriverà in futuro. Stiamo parlando di François Pinault, che nel 1998 rileva il club ed è il 28esimo uomo più ricco nel 2023 secondo la classifica famosissima Forbes, grazie alla sua società di famiglia, la Kering, una società, un gruppo che è proprietario di diversi marchi nel mondo del lusso, nell'ambiente insomma del lusso, come Gucci, Yves Saint Laurent e Balenciaga. Ma pensate che Pinault è addirittura uno dei 5 collezionisti d'arte moderna più famosi e con più opere nella collezione privata al mondo. La sua collezione privata è esposta niente meno che a Palazzo Grassi a Venezia, tra Palazzo Grassi e Punta della Dogana, insomma 2 degli edifici più storici e più rappresentativi della città, che sono di proprietà di François Pinault e dove lui espone la sua collezione di arte contemporanea privata. Ma torniamo a parlare del Rennes. Quindi arriva Pinault, stadio nuovo, centro di allenamento nuovo e tanti soldi investiti nella squadra a livello di giocatori di calciomercato per riuscire a provare a portare il Rennes, che è la squadra della sua zona, la Bretagna, a livelli competitivi. Nei primi anni però le cose non funzionano come dovrebbero. L'investimento infatti più importante arriva nel 2000 addirittura, quando il Rennes va a comprare dall'Atletico Paranaense l'attaccante Lucas Severino per l'esorbitante cifra allora di 21,3 milioni di euro. Stiamo parlando del 2000, è una cifra molto importante spesa da una squadra francese. In quegli anni il Paris Saint-Germain acquistò Anelka, anche il Monaco spese 20 milioni per una punta, ma sono cifre che poi la Ligue 1 ha rivisto solo dopo 15 anni con l'esplosione del Paris Saint-Germain. Questo attaccante però floppò, fu un vero e proprio flop di calciomercato, infatti lasciò quasi subito la Francia. Dopo aver aggiustato il tiro un pochino, il Rennes ha capito come funzionavano le cose, come essere competitivi
competitive ai massimi livelli, azzecca qualche acquisto, perché nei primi anni del 2000 da Rennes passano Alexander Frey, diventato poi famoso con il Borussia Dortmund e con la maglia del Basilea, Petr Cech, storico portiere del Chelsea, e Kim Kallstrom, che poi diventò un grande giocatore di Ligue 1 con la maglia del Lione, vincendo anche qualche Ligue 1. Lo Stade Rennes in quegli anni quindi riesce a stabilizzarsi nella metà sinistra della classifica, conquistando il debutto in Coppa UEFA, ora Europa League, nella stagione 2005-2006. Ma la vera e propria svolta del club arriva nella stagione 2018-2019, precisamente nel mese di dicembre, insomma verso la fine dell'anno. Perché? Perché Julien Stéphan subentra a Sabri Lamouchi e diventa l'allenatore del Rennes. Chi è Julien Stéphan? È l'allenatore che ha fatto tutta la trafila praticamente delle giovanili del Rennes, dall'Under 15 fino all'Under 18 alla primavera, e poi è arrivato, insomma nel 2018-2019, ad allenare la prima squadra. In quell'anno succede che il Rennes vince la sua terza Coppa di Francia, stupendo tutti e battendo in finale addirittura il Paris Saint-Germain ai calci di rigori. Era il Paris Saint-Germain di Neymar, di Mbappé e di Angel Di Maria, non tre qualsiasi. Pensate che in quel Rennes l'attaccante titolare era, lo vedete qui alla mia sinistra, Mbaye Niang, l'ex rossonero appena arrivato a Empoli e che già ha fatto gol e assist alla prima dal ritorno in Serie A. In quella stagione realizzò 14 gol in 44 partite, di media uno ogni 200 minuti, quasi uno ogni 2 partite, una buona media per un giocatore che non è mai esploso del tutto, come sappiamo. La stagione successiva per il Rennes fu altrettanto storica. Perché? Perché grazie al terzo posto conquistato con la guida di Stéphan in Ligue 1, il Rennes riuscì a qualificarsi per la prima volta nella sua storia alla UEFA Champions League. In quella stagione il trascinatore fu ancora Mbaye Niang, che invece che 14 gol ne fece 15, tutti in Ligue 1. Qualcosa però nella stagione 2020-2021 si ruppe all'interno del meccanismo Rennes, del meccanismo Stéphan, perché nonostante una buona prima parte di stagione, dopo 5 sconfitte in Ligue 1 e una Champions League chiusa all'ultimo posto del girone, praticamente con un punto in 6 partite solo fatto con il Krasnodar, le altre 5 le ha perse tutte, quindi non si è neanche riuscito a qualificare per l'Europa League. Nel mese di marzo del 2021 Julien Stéphan sorprende tutti, si dimette a malincuore, dice di aver preso questa scelta a malincuore nonostante lui sia comunque cresciuto nel Rennes, innamorato della città, della squadra eccetera, impuntandosi con la dirigenza, che l'avrebbe tenuto volentieri, nel sostenere di non essere più in grado di trasmettere quella forza e quella cattiveria giusta alla squadra per riuscire a proseguire la stagione. Quindi le strade di Julien Stéphan e del Rennes si dividono per pochi anni, perché le strade di Julien Stéphan e del Rennes si rincrociano nuovamente 4 mesi fa, a metà novembre, quando per motivi personali il Rennes si libera del suo allenatore Bruno Genesio e richiama a furor di popolo Julien Stéphan. Al momento, nello Stéphan secondo, chiamiamolo così, il Rennes si trova al 7° posto in Ligue 1 con 31 punti, si trova ai 16esimi di Europa League, appunto quelli che si giocheranno stasera contro il Milan, e si trova ai quarti di Coppa di Francia, dove a fine febbraio sfiderà il Le Puy Foot, una squadra di quarta divisione. Nelle ultime settimane il mondo del calcio è tornato ad accorgersi del Rennes dopo 2 o 3 anni. Perché? E a parlare soprattutto del Rennes perché la squadra di Stéphan ha vinto 8 partite consecutive tra Ligue 1 e Coppa di Francia, quindi arriva molto molto carica a questa sfida con il Milan. Finito il viaggio storico e della stagione in corso della squadra della Bretagna, andiamo a parlare brevemente di una cosa che ha caratterizzato fortemente il Rennes nelle ultime stagioni, ovvero il vivaio. Il calcio europeo si è accorto del Rennes negli ultimi anni, e ha parlato del Rennes negli ultimi anni, oltre per i risultati che ha ottenuto, anche per i giocatori che ha venduto. Perché? Perché dall'inizio della gestione del nuovo proprietario negli anni 2000, François Pinault, il Rennes si è reso protagonista nel mercato grazie alla cessione di tantissimi talenti che poi sono esplosi e oggi militano in grandi squadre e competono per grandi obiettivi, cresciuti in casa o acquistati da fuori e poi valorizzati a Rennes in Bretagna. Questi sono solo alcuni dei calciatori diventati grandi in casa Rennes. Il primo su tutti è Jérémy Doku, lo vedete qui, ala passata
quest'estate dal Rennes al Manchester City per 60 milioni di euro. Il secondo giocatore è sempre andato in Premier League, è Nayef Aguer, difensore centrale, protagonista dell'epopea nell'ultimo mondiale con il Marocco, passato l'estate scorsa al West Ham per 35 milioni di euro. Per il terzo bisogna tornare al 2017, perché prima di militare nel Borussia Dortmund e nel Barcellona poi, Ousmane Dembélé era un giocatore del Rennes e i tedeschi lo acquistarono nell'estate del 2017 per 35 milioni di euro. Il quarto è Camavinga, forse il fiore all'occhiello più grande degli ultimi anni di questo vivaio, del Rennes. Passò nel 2021 dal Rennes al Real Madrid per 31 milioni di euro, una cifra bassissima tra l'altro per il valore del giocatore. Abbiamo poi Ismaila Sarr alla destra, che passò nell'estate 2020 dal Rennes al Watford per 30 milioni. Leslie Ugochukwu, forse uno degli ultimi insieme a Doku talenti usciti giovanissimo, passato al Chelsea quest'estate per 27 milioni di euro. Lovro Mayer, trequartista, andato al Wolfsburg l'estate scorsa per 25 milioni di euro. Matthijs Tel, il mio preferito, l'attaccante, giovanissimo attaccante del Bayern Monaco, acquistato nell'estate del 2022 per 20 milioni di euro dai tedeschi, dai bavaresi. E l'ultimo è un portiere, perché Edouard Mendy, prima di diventare campione d'Europa con il Chelsea, giocava nel Rennes. Nell'estate del 2020 il club inglese l'ho acquistato a Rennes per 20 milioni di euro. Abbiamo parlato di giocatori che giocavano nel Rennes e che sono stati venduti. Ora passiamo a parlare di giocatori che giocano nel Rennes, ovvero della rosa che compone la squadra di Stefan. Grazie alle cessioni che abbiamo appena citato di Doku, di Ugochukwu, di Mayer, eccetera eccetera, il Rennes ha ricavato 140 milioni di euro in questo calciomercato appena passato estivo dalle cessioni, e ne ha reinvestiti più di 83 per riformare la squadra. Ha fatto una vera e propria rivoluzione. Sono arrivati in estate Enzo Lefebvre dall'Orient per 20 milioni di euro, trequartista, il centrocampista giovanissimo Matusiwa per 15 milioni di euro dal Reims, Ludovic Bla dal Nantes, altro grande acquisto se si parla di Ligue 1, per 15 milioni di euro, Fabian Rieder, giovanissimo dello Young Boys, anche lui per 15 milioni, e il difensore centrale Alidou Seydou, arrivato in inverno, quindi pochissimi giorni fa, dal Clermont per 11 milioni di euro. Con questo calciomercato la rosa del Rennes si presenta con un portiere molto esperto. Non è un portiere giovane, non è uno dei nuovi acquisti, ma è Steve Mandanda, probabilmente il portiere francese più esperto in circolazione, campione di Francia col Marsiglia nel 2009-2010, campione del mondo con la Francia nel 2018. Ha 38 anni, nonostante abbia appena rinnovato il contratto con il club fino al 2025, Mandanda è probabilmente alla sua ultima grande stagione da protagonista in un calcio che conta anche a livello europeo. Il reparto invece dei difensori centrali del Rennes conta della coppia titolare formata dall'ex Bologna Arthur Theate, qualche rumor lo vedevano anche vicino al Milan nei mesi scorsi, e dal classe 2000 venuto proprio dalle giovanili dal vivaio del Rennes, Warmé Omari. Il reparto è completato dal classe 2005 Belosian, una delle nuove scintillanti promesse di questa squadra, e da Christopher Wu, insomma vedete voi. Tra poco entrerà nel giro di titolari probabilmente anche Alidou Seydou, che vi avevo citato prima, appena arrivato dal Clermont. Per quanto riguarda il reparto dei terzini, il titolare sulla sinistra è Adrien Truffert, 29 presenze, 2 gol e 5 assist di stagione, mentre dopo la cessione in prestito di Assignon arrivata negli ultimi giorni del calciomercato invernale al Burnley, il difensore terzino destro della squadra di Stéphane è il 2002 Gela Doué. Per quanto riguarda le riserve di ruolo mancano a questa squadra, ce n'è solamente una, che è il 2005 Mahamadou Naguida. Questo perché praticamente tutti i centrali del Rennes sono adattabili volendo a giocare sugli esterni nella difesa 4. Arriviamo ora al fulcro del gioco del Rennes, il centrocampo, perché nel 4-4-2 di Stefan la coppia dei centrocampisti titolari è formata dall'esperto Baptiste Santamaria, lo chiameremo Santa Maria perché insomma siamo in Italia, perché mi piace di più Santa Maria, e dal nuovo arrivato Enzo Lefebvre. Prima della rottura arrivata a gennaio con il club era un altro il centrocampista titolare di questa squadra, era un altro anche il modulo, insomma trovava spazio l'ex Roma, Manchester United e Chelsea Nemanja Matic. Però dopo l'addio del serbo e l'infortunio di Lefebvre, che starà fuori ancora per un mese a causa di un problema muscolare, il posto al momento da titolare è occupato da Matusiwa. Nelle ultime settimane non sta trovando molto spazio l'altro grande acquisto del mercato estivo, Ludovic Bla. Se aveva trovato spazio prima con Bruno Genesio,
adesso sta facendo un po' fatica, insomma subentra partite in corso, può subentrare sia sulle ali che da seconda punta che insomma nel cerchio di centrocampo, nella zona nevralgica del campo. Per quanto riguarda i centrocampisti laterali, le ali, insomma c'è veramente poca storia. Il miglior giocatore di questa squadra in questa stagione è il trentenne Benjamin Bourigeaud, con i suoi 7 gol e 5 assist, è il calciatore che ha preso parte a più reti tra tutte le competizioni con la maglia del Rennes. A sinistra invece, con il ritorno di Stéphane, il posto è occupato nelle ultime partite da titolare da Désiré Doué, classe 2005, fratello di Guéla Doué che gioca da terzino e autore di ben 3 gol e 3 assist fino a questo momento. Occhio perché, come succede per Ludovic Blas, c'è un giocatore che dalla panchina spesso scalpita e spesso entra a partite in corso ed è decisivo, che è Amine Gouiri, un vero e proprio jolly di questa squadra. Può giocare anche lui sia da punta che da esterno sinistro, e il fatto che sia un jolly è dimostrato anche dai 7 gol che ha messo segno in stagione finora. Arriviamo infine all'ultimo reparto, quello degli attaccanti. Perché? Perché è tornato in rosa durante il mese di novembre, dopo praticamente un anno di stop. La stella vera e propria del Rennes è il numero 7, Martin Terrier. Nonostante a causa del ritardo di condizione fisica dovuto all'infortunio non sia ancora arrivato ai grandi livelli che ha fatto vedere le scorse stagioni, sta cominciando a carburare. Terrier lo dimostrano i 3 gol e un assist messi a segno nelle ultime 4 partite. Insieme a lui, davanti, a completare il reparto offensivo titolare, c'è Arnaud Kalimuendo, bomber, che il Rennes ha acquistato dal PSG nell'estate 2022 per ben 20 milioni di euro. Oltre al jolly offensivo Gouiri che abbiamo visto prima, in panchina per completare il reparto offensivo c'è il turco classe 2002 Bertu Gildirim, arrivato in estate dall'Antalyaspor ma che non si è ancora sbloccato in Ligue 1. Ha fatto solo un gol in Europa League e un gol in Coppa di Francia. L'ultima parte di questo viaggio nel mondo del Rennes si concentra su come gioca il Rennes di Stéphane, insomma, non so come si pronuncia, l'abbiate capito perché 4 volte ho detto Stéphane e 4 volte ho detto Stéphane. Come gioca questa squadra, quali sono i suoi punti di forza, quali sono i suoi punti deboli. Dopo un calciomercato che abbiamo visto ha rivoluzionato praticamente la squadra, il Rennes ha cominciato la stagione sotto la guida di Bruno Genesio, con un 4-3-3 oppure un 4-2-3-1 per dare spazio a tutti i trequartisti, a tutte le ali offensive che sono arrivate nel mercato estivo. Dopo il ritorno di Stéphane, la squadra ha cambiato veste tattica 2 volte. Ha giocato nella prima parte, quindi novembre e dicembre 2023, con un 3-4-3, fino a stabilirsi poi nei primi giorni del 2024 con il 4-4-2, modulo che sta regalando tante soddisfazioni al Rennes perché viene da 8 vittorie consecutive, di cui 6 fatte proprio schierando la squadra con un 4-4-2. Lo stile di gioco del Rennes rispecchia perfettamente le idee del suo allenatore Stéphane. Stiamo parlando di una squadra molto intensa e molto abile nel padroneggiare 2 fasi di gioco offensive in particolare: quella della costruzione tramite il possesso prolungato del pallone e quella degli strappi in transizione, che arrivano grazie alla spinta sia dei terzini che dei centrocampisti laterali, che poi convergono verso il centro cercando le 2 punte. A livello difensivo, lo schieramento con un 4-4-2 unito all'intensità costante permettono al Rennes di riuscire quasi sempre a rimanere molto corto tra i reparti, difendendo in blocco e riuscendo a sfruttare quindi gli esterni in ripartenza ed essere molto abile nel recupero delle seconde palle, senza esagerare con il pressing. Il Rennes non è una squadra che ti viene a prendere alta, non è una squadra che cerca di pressarti ad ogni costo. In questo modo però va spesso incontro a difficoltà quando è costretta ad abbassarsi velocemente sulle ripartenze avversarie, a stringersi intorno alla sua area di rigore, concedendo molto spazio sugli esterni, punto dove il Milan diciamo che non si trova malissimo. I numeri, lo vedete qui alla mia sinistra, confermano lo stile di gioco del Rennes. Analizzando le statistiche del percorso di questa squadra che sta facendo in Ligue 1, possiamo capire inizialmente che tipo di squadra è e soprattutto che tipo di squadra si troverà davanti il Milan di Stefano Pioli. Il Rennes è infatti una squadra che riesce a rendersi molto pericolosa in fase offensiva, ma che al contempo concede qualcosa di troppo dietro. Crea 1,5 expected goals a partita e ne concede 1,35, statistiche molto simili a quelle dei rossoneri di Milano in questa stagione. A livello di concretezza, le reti realizzate e subite rispettano più o meno la mole di gioco creata e subita. Sono 1,48 i gol segnati dal Rennes in Ligue 1 a partita, mentre sono 1,19 quelli subiti. Con un possesso palla medio del 52% a partita, il Rennes è una squadra che tira spesso verso la porta avversaria, di media 11,38 volte a partita.
dei quali 5,95 sono indirizzati nello specchio della porta ogni 90 minuti. Sempre comparando i numeri dei francesi con quelli dei rossoneri, per darvi un'idea insomma della capacità offensiva di questa squadra, il Milan ha un possesso palla medio in Serie A in questa stagione del 56%, ha 10,92 tiri a partita, meno di quelli del Rennes, ma ne ha 6,13 ogni 90 minuti nello specchio della porta, di più quindi di quelli dei francesi. Occhio, perché in Ligue 1 il Rennes quest'anno ha segnato il 23% dei suoi gol nell'ultimo quarto d'ora, mentre il Milan ha concesso in Serie A il 22% dei suoi gol, dei gol che ha concesso proprio in quella fascia di tempo. Quindi il Milan dovrà stare molto attento al finale di partita, anche perché ci sarà poi un ritorno da giocare in Bretagna. Per chiudere il video, per chiudere un po' l'analisi sul Rennes, prima di salutarvi vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, di lasciare like, di lasciare un commento se vi è piaciuto questo preview un po' più dritto verso il Rennes, che mi sono impegnato personalmente nel portarvi. Se vi è piaciuto fatemelo sapere, vi ringrazio per tutto il supporto, mi raccomando l'iscrizione e il like, ve l'ho già detto. Il Rennes dovrà stare molto attento a quello che vi dicevo prima, anche alle ripartenze rossonere, alla velocità, ai dribbling insomma dei nostri attaccanti, perché ci sono ben 5 giocatori diffidati nella squadra di Stéphane che potrebbero, a seguito di un cartellino giallo, saltare il match di ritorno, e sono il difensore centrale V, il terzino sinistro Truffert, il difensore centrale Belosian e gli esterni Bla e soprattutto il miglior giocatore di questa squadra in questa stagione, Bourigeaud. Sperando che insomma qualcuno esageri, qualche giocatore del Rennes esageri troppo con l'agonismo e salti la partita di ritorno, però dovevo dirlo. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, vi auguro una buona partita questa sera e di seguire tutto il prepartita, tutti i giorni del prepartita, con le trasmissioni la mattina, il pomeriggio e il post partita sul canale YouTube di Radio Rossonera, oggi giorno di Milan Rennes. Grazie a tutti.